Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2023. Wow, abbiamo la carta del matto. Amici dei pesci, periodo di novità, periodo di nuovi inizi e di forte energia propulsiva, direi. Perché quando c'è il matto c'è sempre una sorta di impulso che vi spinge in avanti. Tenete presente che se portato all'eccesso questo impulso potrebbe anche essere un po' di imprevedibilità o appunto impulsività. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, è una guida. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio e ci sono solo più pochi posti, considerato che è numero chiuso. E trovate poi anche il link a quello che è la sezione degli abbonamenti, quindi c'è un video dove vi spiego come funziona la sezione degli abbonamenti e di che cosa parlo in quei video. Sempre nella descrizione del video ragazzi trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con la carta della morte. Una regina di bastoni, un fante di bastoni, un 10 di coppe, abbiamo l'8 di coppe, un asso di coppe al contrario e un asso di denari. Beh, considerato che abbiamo morte, 10 e 2 assi e comunque abbiamo anche la carta del matto, può essere che ci sarà un periodo di cambiamenti, ragazzi. Sarà un periodo di fine di vecchie questioni, vecchie relazioni o anche vecchi modi di pensare per iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo avanti, andiamo a vedere carta per carta. Allora, appunto, la morte parla di cambiamento, parla di un nuovo inizio o di qualche tipo di abitudine, scusate, che potenzialmente potreste lasciare indietro. La regina di bastoni è una persona vicino a voi. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, ma potreste anche essere voi con, come vi posso dire, con la vostra forza vitale. La regina di bastoni è sempre una carta molto potente di una persona che sa che cosa vuole e sa come ottenerlo. Abbiamo però il fante di bastone al contrario e ho un po' la sensazione che vi manchi un certo tipo di entusiasmo per riuscire a perseguire l'obiettivo che voi volete raggiungere. Abbiamo anche un 10 di coppe, ho la sensazione che ci sia una sorta di o instabilità familiare o semplicemente è come se non riusciste ancora definitivamente a chiudere un ciclo. Andiamo poi a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi questo gruppo di carte. Adesso iniziamo con la carta della morte. Un'altra volta la carta della morte, mi sembra giusto. E un cavaliere di pentacoli. Allora, può essere che qualcuno debba tagliare letteralmente un atteggiamento di lentezza o di procrastinazione, o per qualcuno si tratta di tagliare qualche questione, magari anche solo una discussione, con questo cavaliere di pentacoli. Allora, il cavaliere di pentacoli potrebbe essere la vostra persona di interesse, se avete qualcuno, e ho come la sensazione che potrebbe esserci, sì, una ristrutturazione della relazione. Per qualcuno, ragazzi, è il fatto che la relazione potrebbe finire. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 7 di spade e 7 di bastoni. Allora, la regina di bastoni, come vi dicevo, potrebbe essere un'altra persona o potreste essere voi. Allora, se fosse l'altra persona, fate attenzione perché sento un po' di
Ehm, come vi posso dire? Sentimenti, come si dice in italiano? Respingimento? No, non si dice in italiano. È come se questa persona vi respingesse, o come questa sensazione. E fate attenzione perché con 2-7 ci sono parecchie lotte, ci sono parecchie questioni che dovete difendere. Può anche essere che siate voi a dovervi difendere da questa persona. Nel caso però foste voi questa regina di bastoni, adesso poi ognuno di voi lo applica alla propria realtà, fate attenzione perché state difendendo un po' l'aria, nel senso che con questo 7 di bastoni ci sono delle maschere, probabilmente di cui voi non siete consapevoli. Scusate, 7 di spade. E il 7 di spade è proprio una carta di avidità, è una carta di bugie, è una carta di qualcuno che non si comporta proprio bene. Può essere che questo tipo di comportamento sia per autodifendervi, ok? Quindi è come se il passaggio di questa morte sia abbastanza impegnativo da aver bisogno di costruire una specie di maschera per riuscire a difendervi da questa situazione o da questa persona. Andiamo a vedere. Può anche essere che qualcuno qui difenda la propria posizione sociale, eh? Andiamo a vedere il fante di bastoni. Mm, mm, mm. Ragazzi, 3 di coppe e 3 di spade. Qui qualcuno ha messo le mani dove non doveva. O vorrebbe mettere le mani dove non deve. Questo fante di bastoni potrebbe essere un'altra persona verso la quale siete attirati. Se siete per esempio già in una relazione, questo fante di bastoni potrebbe essere un'altra persona. Ve lo dico perché abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di coppe e un 3 di spade, ok? Che sono comunque due carte che quando sono associate parlano fortemente di tradimento. Non è detto che sia un tradimento nel senso classico della parola, può anche essere semplicemente un tradimento di una fiducia dove magari voi scoprirete le bugie che vi sono magari state dette da questo cavaliere di bastoni e di conseguenza vi passerà un po' l'entusiasmo per questa persona, è come il ma gli credo o non gli credo, o le credo o non le credo. C'è qualcosa qua che comunque vi lascia un po' perplessi all'inizio di maggio, eh? Ripeto, può essere la vostra attrazione verso questa persona e quindi il fatto che vi chiediate un attimino come mai sono attirato verso un'altra persona. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Cavaliere di coppe al contrario, 10 di spade e asso di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che qui non arrivi una proposta, non arrivi un nuovo inizio. La proposta è qui del cavaliere di coppe al contrario. È come se c'è qualche cosa che non arriva a compimento, perché giustamente avete un 10 di coppe e un asso. Come qui sento che qualcuno si sta aspettando il livello successivo della relazione. Come dire, ok, siamo arrivati fin qui, adesso però come concretizziamo tutta la relazione? Qual è concretamente lo stato della nostra relazione? C'è qualche cosa comunque che, perché ce l'avete 3 volte la morte. Cioè 2, però questa qua è come se fosse l'arcano minore della morte, un 10 di spade. C'è qualche questione che dovete lasciare indietro e può essere una discussione o qualche fatto che è successo all'interno della coppia. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Regina di denari al contrario. Wow, 4 di bastoni e 10 di coppe. Ragazzi, qui ho la sensazione che vi dobbiate allontanare da questa regina di denari. La regina di denari può essere una persona vicino a voi, un'amica, una madre per qualcuno. Però guardate che con questo 8 di coppe il fatto di fare una ricerca interna o il fatto anche semplicemente di allontanarsi da certe idee, da certe emozioni, vi porta a questa stabilità. Avete un 4 di bastoni e un 10 di coppe. 4 di bastoni è una carta appunto di stabilità, di concretezza,
di contratti, come se ci fosse qualche tipo di accordo che finalmente vi porta questo 10 di coppe. Qui avevate il 10 di coppe e qui lo ritroviamo. Andiamo a vedere questo asso di coppa al contrario. Adesso recupero la carta che è caduta. Ok, datemi un attimo. È un 9 di bastoni. Allora, 9 di bastoni, 5 di pentacoli, matto un'altra volta e papa. Ragazzi, io qui veramente ho proprio la sensazione che sia solo una vostra idea. Cioè, è come se qualcuno qui pensasse che l'altro potrebbe avere una relazione extraconiugale, oppure siete voi che appunto pensate ad una relazione extraconiugale, ma è un pensiero. Sento che la cosa finisce lì. Se non fosse questo il vostro caso, il fante di bastone al contrario è una sorta di perdita di entusiasmo, magari per festeggiare, per stare in società, per vedere gli amici, per uscire. Però qui quello che vedo con questo asso di coppa al contrario è che siete un po' voi con queste due carte che tirate indietro. Il 9 di bastone è una carta di autodifesa, è una carta di chi mette dei paletti, mette dei muri e potrebbe esserci anche una sorta di, um, come vi posso dire, di risvolto emotivo un po' cupo, un po' triste, probabilmente dovuto a questo 3 di spade e alla morte che vediamo qui. Però ragazzi, guardate, avete il matto e il papa, riconoscimenti. Di nuovo, il papa è una carta di contratti, qui avete il 4 di bastoni, Ho come la sensazione che siate voi a dover ritrovare la fiducia o nella relazione o in voi stessi o nell'altro. Perché qui il fatto che abbiate il 5 di denari al contrario vi impedisce di girare questo asso di coppe al dritto. È come se ci fosse qualche cosa nella seconda metà di scusate, nella seconda settimana di maggio che vi drena energia letteralmente. È come se non vedeste tutto il bello che vi circonda. Ho come questa sensazione perché siete in questa situazione qui, siete nella fase del 10 di spade, avete il 5 di pentacoli al contrario. In realtà state già andando verso quello che è l'appagamento, verso quello che è la stabilità, il riconoscimento ed eventualmente un contratto che sì, normalmente con queste due carte è un contratto di matrimonio, ma per qualcuno potrebbe anche essere semplicemente il fatto di decidere di andare a convivere, per esempio. Però qui c'è qualcuno che ostacola, o avete paura, però è un nuovo inizio, ragazzi, anche qui avete il matto, quindi si parla di nuovi inizi. Andiamo a vedere questo asso di pentacoli. Fante di pentacoli al contrario, 2 di coppe al contrario. Allora, ho la sensazione che siate più che tutto spaventati da come potrebbe andare. Se la persona vi ha dato motivi di dubbio in passato, fare questo passo nei confronti di questa persona, è piuttosto impegnativo per voi. Primo, perché siete sulla difensiva. Secondo, perché non vi sento tanto nella vostra indipendenza. E qui, con queste due carte, è un po' come se aveste bisogno ancora di prendervi un tempo per osservare la relazione o per osservare la situazione, la persona. È come se non voleste scendere a compromessi con questo 2 di coppa al contrario. Quello che vi dicono le carte è mettete le radici, fate dei passi di tipo concreti, un passo alla volta, è un asso, è un passo per volta, un movimento piano piano. Però qui ragazzi davvero, vedo che ci sono nuovi inizi perché avete il matto di nuovo, ce l'avete anche qui. Qui nella prima settimana ci sono tante carte di chiusura e nella seconda settimana avete tante carte di inizio, di contratti. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Io intanto vi estraggo ancora un oracolo per vedere che cos'altro riesco a dirvi.
che bella. Carta numero 2. Parla di autococcole praticamente. Autocure. Guardate, è interessante perché le fanciulle stanno piangendo. Allora, in un certo senso, il piangere purga quello che è il dolore, ragazzi, quindi piangere fa molto bene, butta letteralmente fuori tutta l'energia negativa, ok? Quindi se dovete trasmutare qualche tipo di sofferenza o di dolore, piangete tutto quello che potete, perché appunto il pianto purga. 2. L'acqua come elemento di questa carta è di nuovo un elemento che pulisce. Potrebbe essere interessante in questo periodo aumentare la dose di acqua che introducete, quindi arrivare fino a 2 litri e mezzo di acqua al giorno, perché anche quello è un modo di pulire il corpo da tutte le tossine. E questa carta parla soprattutto di prendersi un tempo, mi verrebbe da dire, per curare il divino femminile, uomini o donne che siate. Divino femminile è una parte presente in ognuno di noi e anche questo lato ha bisogno di essere ascoltato, ha bisogno di essere portato alla luce. Però fondamentalmente parla di autococcole, quindi dedicatevi del tempo di qualità per coccolarvi. Wow, e poi abbiamo la carta numero 32 e questa carta vi dice di rompere degli schemi per diventare liberi e qui abbiamo tutte le carte di rottura che vi dicevo prima. È una carta numero 32. E ho come la sensazione che ci siano molte idee che derivino dai vostri antenati, ragazzi, che in realtà non siano neanche vostre, ma siano idee di comportamento e modi di pensare che avete semplicemente acquisito, ma che dovete, secondo me, un attimino pulire, perché non è detto che vi servano ancora. Bisogna puntare alla libertà. Libertà di pensiero, libertà di azione, libertà di movimento, libertà di esprimere anche le proprie emozioni. Se vi viene da piangere, piangete, cioè non c'è niente da vergognarsi, anche per gli uomini, visto che il retaggio culturale è che l'uomo è forte e non piange, ma chi l'ha detto? Anche gli uomini hanno emozioni pesanti da dover buttar fuori e piangete tutto quello che potete. Ho visto un video una volta, è una spagnola, mi sembra che si chiami aspettate, Manuela Cardona, una cosa del genere. E lei, che è un'insegnante di PNL, programmazione neurolinguistica, lei ha detto che nelle statistiche gli uomini muoiono prima delle donne proprio per questo motivo qui, perché loro per non piangere si tengono dentro il dolore, per questo retaggio culturale. Quindi, soprattutto se siete uomini, quando siete a casa e sentite il bisogno di piangere, fatelo. Se vi viene da prendere a pugno un cuscino, fatelo. Tutto quello che serve per buttare fuori l'energia negativa è ottimo. È terapeutico proprio. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con la condivisione, con un commento, con una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Se volete abbonarvi, potete scegliere la fascia di prezzo che più preferite. La fascia di prezzo più bassa è per semplicemente sostenere il canale, la fascia di prezzo più alta è per accedere ai video di crescita spirituale. Io spero che possiate apprezzare anche questo tipo di lavoro. Vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!